Innanzitutto ti ringrazio perché tu fino a ieri eri sul fronte. Sì, arrivo da Kherson, sono arrivata stanotte da Kherson con un po' di dolore in più negli occhi, Io devo credo dire. che questo paese, te ne sarai resa conto, insomma, è innamorata di te per come incarni il tuo lavoro e come lo fai, uno, con senso di responsabilità, due, con senso di equilibrio, che è una cosa, come sai, nel nostro lavoro molto difficile, perché poi tu vedi, e io ti leggo la notte, quando vedi certe cose che non ti fanno più, come dire, te lo fanno perdere l'equilibrio, diciamo così, e che ci racconti, c'è una speranza, tu la vedi questa speranza? Ma guarda, io la speranza la vedo negli occhi degli ucraini quando non abbassano la testa. Io vedo la loro forza, non so se noi l'abbiamo, no? Dopo 80 anni di pace, il nostro essere così viziati da averla questa libertà, da non avere più quella tensione ideale nel costruirla. Mi chiedo, noi saremmo capaci, se fossimo aggrediti, se fossimo invasi, se fossimo umiliati, se fossimo uccisi tutti i giorni, a stare comunque con la testa alta, in mezzo alle trincee, in mezzo alle case allagate, a cercare di salvare gli animali. La speranza la vedo in questa forza, in questa dignità, nella capacità di riuscire a progettare un futuro che non sia legato al nazionalismo, perché questo ci fa paura sempre, no? Delle guerre e delle aggressioni, che ci sia dietro poi un'idea di nazionalismo estremo, spinto, ma che ci sia più dietro nel loro progetto un'idea di libertà e di indipendenza. Tu, Piero, che dici? Perché in qualche modo stiamo parlando di un tema molto delicato, come tu sai, no? Lei sta dimostrando come si fa l'inviata sul campo. Devi sapere che mio padre, il fuoriclasse di casa, Giuseppe Marrazzo, gli piaceva sempre essere chiamato cronista. E quello che ti voglio dire, stai facendo un lavoro da anni e in Ucraina pure stai dimostrando il tuo valore, e ti voglio chiedere l'ultima immagine che hai dentro, lasciata ieri l'Ucraina alle zone. L'ultima immagine. L'immagine di questo signore, secondo me più che ottantenne, all'ultimo piano della sua casa di 5 piani, l'acqua arrivava già al quarto e c'erano questi volontari che gli chiedevano: scendi, ti portiamo via. Lui dice: io muoio qui, questa casa non la voglio lasciare, non vengo in barca con voi. E nello stesso tempo i russi dall'altra parte, a 1 chilometro, tiravano d'artiglieria, si vedevano i razzi cadere nell'acqua, e questo signore che non voleva scendere. Mi ha impressionato sia la generosità, no, di questi volontari che comunque mettono a rischio la loro vita per andare a prendere quei gommoni, queste persone che sono state più di un anno sotto occupazione, perché Kherson è stata la prima città conquistata da Putin, e anche il grande smacco di averla persa poi a novembre, e da novembre hanno vissuto questo periodo di libertà poi sotto il tiro dell'artiglieria. Quindi Kherson è stata una città resa cimitero dopo la liberazione, perché la morte dei civili è stata costante tutti i giorni. Abbiamo visto poi collega di Repubblica che era su quel ponte di Kherson un mese fa insieme al suo autista, l'autista è morto, Bogdan, quindi pericolosissimo a Kherson, torturati per altri mesi. Oggi vivono questo dramma dell'alluvione, e questi volontari, che sono persone comuni come noi, che prima della guerra facevano, non so, il fornaio, il meccanico, che si armano tristemente, perché è una ferita vedere gente normale costretta a girare col Kalashnikov, prendono la barca e vanno di là dal fiume nei territori sotto occupazione russa, che era Ucraina, e perché non vengono salvati gli ucraini che stanno dalla parte sotto occupazione, rischiano comunque di andarli a prendere. Ho trovato un gesto eroico, ecco. Volevo chiederti, a parte posso dirvi che nei suoi occhi si vedevano le immagini di Kherson. Te lo dico, io che stavo vicino vedevo proprio quasi che fossero stampate nelle sue pupille. Allora ti chiedo una cosa, un parallelismo. L'immagine che ieri hai dovuto raccontare, che il tuo operatore ha girato, che hai montato per un servizio, se torni indietro con la mente, un altro servizio che tu hai dovuto realizzare, o che pure magari hai visto quando ancora non eri giornalista, e che un po', se ci pensi, è la ripetitività, la reiterazione di una storia, di una violenza, di un sopruso. Guarda, è un pensiero questo che mi ha percorso in questo anno e mezzo, no? Chiedendomi che senso ha il mio mestiere, che senso ha il nostro mestiere, perché a noi hanno insegnato che
da veri cronisti parliamo solo se vediamo, se tocchiamo, sapendo che possiamo sbagliare lo stesso, perché no, la verità ha tante sfumature. E mi sono chiesta qual è la mia missione. Sicuramente dar voce a chi non ne ha. E cercare di portarla un po' come una missione, con la sofferenza, in luce, e mi sono detta: è accaduto, no, con i curdi in Siria, è accaduto con i curdi in Turchia quando c'era la guerra civile, è accaduto con gli armeni in Karabakh quando si è parlato del genocidio degli armeni. Ecco, la sofferenza è un filo conduttore che per me è importante portare alla luce nei servizi, farmene un po' carico, farmi attraversare e restituirla coi miei occhi agli occhi degli altri, agli occhi delle persone che poi ti guardano e ti dicono: va bene, grazie, perché quegli occhi lì sono gli occhi degli ucraini che hai incontrato, degli armeni, dei curdi. Penso che sia... No, Ora, per te cos'è? Piero ti ha detto questa cosa, ma io volevo proprio brevemente, perché mi rendo conto che la domanda che ti sto per porre, che è una domanda che spesso si fa in Spagna, è molto complessa, però vorrei una battuta. Che odore ha la guerra? Perché quando uno capisce che odore ha la guerra, poi capisce anche il profumo della pace. Ecco, io quando sono atterrata ieri a Bologna sono stata investita da questo profumo di fiori, e quando sono arrivata qui e ho visto i parcheggi pieni, ecco, per me è stata un'immagine scioccante vedere i parcheggi pieni, la vita normale, perché lì è tutto deserto e c'è questo odore acre.